Questa storia si svolge negli Stati Uniti. Una coppia sta uscendo di casa per accompagnare il figlio a una partita di football. La madre rientra per cercare i biglietti che si erano dimenticati, li trova e sta per uscire quando sente squillare il telefono. Sono in ritardo e quindi decide di non rispondere. Esce, sale in macchina e se ne vanno. Sicuramente sarà la decisione della quale si pentirà maggiormente per tutta la vita. Scatta la segreteria e dall'altro capo si sente piangere disperatamente. È la figlia maggiore che studia al college. Si dispera e dice che ha tanta paura, che si è cacciata in guai terribili e che quando sentiranno quel messaggio, lei probabilmente sarà già morta. Perché non rispondete? Sono le ultime parole, prima di lanciare un'onda terrificante, e poi il messaggio si interrompe. Un detective riconosce in questa telefonata la firma del serial killer, del quale aveva seguito il caso anni prima, che rapiva giovani donne, tutte bionde e sui 20 anni. Le torturava con scariche elettriche, poi, prima di ucciderle e gettare il corpo nudo e senza vita, le costringeva a telefonare alla famiglia per lasciare quest'ultimo straziante messaggio. Con questo gesto voleva che sapessero che aveva il pieno controllo delle figlie. Questo pazzo agì dal 1984 al 1993. Quando iniziarono ad essergli troppo alle calcagna e quando si rese conto che tutte le ragazze di quella tipologia erano state allertate ed erano diventate molto prudenti, smise di colpire fino a quel momento. Facendo un po' di conti, però, il detective si rese conto che lo psicopatico doveva avere intorno ai 70 anni e non poteva avere la forza fisica per rapire ragazze così giovani e in ottima forma. E allora chi poteva essere? Forse un emulatore che ripeteva perfettamente le gesta del suo macabro eroe? Ma questa ipotesi non lo convinceva. Però, d'altro canto, c'erano anche delle differenze nel tipo d'approccio. Negli anni 80-90 il serial killer non utilizzava la forza fisica per attirare le vittime. Era uno che ci sapeva fare e riusciva a convincere le ragazze a seguirlo. In questi ultimi casi, invece, i corpi ritrovati avevano tutti delle contusioni alla base del capo, come se fossero state stordite per poi essere state caricate su una macchina o su un furgone e portate sul luogo delle torture. Non sapeva cosa pensare e continuò a lavorare al caso per parecchio tempo, fino al punto di giungere a una conclusione che gli permise di catturare il colpevole, o meglio, i colpevoli. Il serial killer che seguiva anni prima era nel frattempo invecchiato ed era stato colpito dal morbo di Alzheimer e quindi si faceva aiutare dal figlio adottivo che aveva sottomesso fin da bambino e che era succube di quel padre tiranno. Il padre, che non incuteva timore essendo anziano, attirava le ragazze vicino al furgone, fingendo di chiedere aiuto per il suo badante che si era sentito male. Quando le povere vittime si avvicinavano, venivano stordite con un colpo alla nuca e caricate a forza. A casa poi, quando erano immobilizzate, il padre compiva il suo macabro rituale che si ripeteva da decenni e poi le uccideva, e il figlio si occupava dell'abbandono dei corpi. Ma non finisce qui. Una volta arrestati, il figlio viene a conoscenza di una terribile verità. Quando era bambino, aveva aiutato per la prima volta il padre a fermare una donna che stava scappando, colpendola. Per tutti gli anni a venire, poi, aveva rimosso l'accaduto. Al momento dell'arresto, il detective gli disse che sua madre non era scappata di casa con un altro uomo, lasciandolo solo col padre adottivo, come gli era stato raccontato proprio da quest'ultimo, ma era quella donna che lui aveva colpito lasciando che quel mostro lo uccidesse. A volte la pena più grande può essere proprio il senso di colpa. Come promesso, farete fatica a credere a questa storia raccapricciante. Se ne volete sentire altre, iscrivetevi attivando la campanella. Vi saluto e vi ringrazio per averci seguito. Alla prossima storia!